Come si affrontano le proprie paure? La paura è un'emozione veramente forte, che può facilmente prendere il controllo della tua mente. E questa è la vera battaglia che combatte Senua in Hellblade. Senua è tormentata dalle allucinazioni e dalle voci nella sua testa. Ma oltre a questo, lei è anche accompagnata molto spesso da una forte paura. In molti momenti del videogioco si sente proprio la tensione salire, l'oscurità si fa più fitta e la paura prende proprio il controllo di Senua, che inizia ad avere il fiato corto e inizia anche a tremare. Ed è proprio per questo che oggi parliamo della paura. Capita spesso nella vita di vivere situazioni in cui la paura prende il sopravvento e magari lo stai vivendo anche in questo momento. Certo, sicuramente non come Senua nell'Helheim, ma anche noi ci ritroviamo ad affrontare periodi di oscurità, momenti in cui dobbiamo combattere contro dei nemici, o anche contro noi stessi e contro le nostre paure. Hellblade è un gioco che mi ha veramente colpita, oltre che per la sua storia, anche proprio per la cura dei dettagli che c'è stata. Avendo sempre avuto una passione per la psicologia, non posso che apprezzare l'iniziativa che ha avuto Ninja Theory di contattare psichiatri e anche persone affette da disturbi psicotici per realizzare il gioco in modo da rappresentare davvero questi disturbi e sensibilizzare le persone riguardo a questo argomento. Dal viaggio di Senua si può davvero imparare molto. Il suo è un percorso davvero molto difficile, quindi lei si ritrova costretta a sfruttare tutto ciò che può veramente sfruttare. E proprio per questo mostra chiaramente quello che le ha dato sostegno nella sua lotta. In particolare ho notato 3 cose che l'hanno aiutata ad andare avanti nel suo difficile percorso e che penso che possono essere utili a tutti nella propria quotidianità. Ecco quali sono. La prima è proprio quella di costringersi ad affrontare le proprie paure. E questo è il modo in cui lo fa. There's no going back. Per essere sicura di non cedere, trova questo modo per costringersi a proseguire il suo viaggio. È certo, perché una volta che la barca non c'è più, mica te la puoi fare tutta a nuoto, no? Ti tocca andare avanti. In alcuni casi, il modo migliore per affrontare i propri blocchi mentali e le proprie paure è proprio quello di costringersi ad affrontarli. Una volta fatto il primo passo, il meccanismo che scatterà nella tua testa è un per forza! E questo ti renderà più facile andare avanti anche con i passi successivi. Certo, fare il primo passo a volte è proprio difficile. Lo vedi anche con Senua davanti ad alcune porte, che non vuole proprio aprirle e inizia a tremare perché sa che al di là di quella porta troverà l'oscurità. Di certo non sarà piacevole, ma è proprio per questo motivo che qualche volta sarai costretto a forzarti un po' e spingere via la tua barca di salvataggio. Continuare ad evitare qualcosa non farà altro che rafforzare la tua paura nei confronti di essa. Sei proprio tu ad alimentare le tue paure, continuando ad evitare di affrontarle. È così che una cosa che inizialmente ti intimorisce, continuando ad evitare di farla, si ingigantisce e pian piano il piccolo disagio che provavi si trasforma in una paura mostruosa. Quindi sta a te decidere di rafforzare questa emozione oppure cercare di combatterla per eliminarla o perlomeno per rimpicciolirla un po'. Non ignorare le tue paure, ma inizia a viverle per togliergli potere. Inizia piano piano, però inizia. Poi, ovviamente, una volta spinta via la barca, non ti puoi limitare a stare lì fermo immobile sulla riva, ma devi anche fare qualche passo avanti. E quindi partiamo con il secondo punto, il ma perché lo devo fare? Ecco quindi che parliamo di motivazione. Devi trovare una risposta a quella domanda. Purtroppo la risposta non te la posso dare io, ma la dovrai trovare da solo. Però è davvero importante trovare una risposta a quella domanda, perché voglio dire, mettiamoci un attimo nei panni di Senua. Sinceramente, arrivo davanti al primo mostro, lo guardo e mi dico: sai che c'è? La barca non è così essenziale, io me la faccio a nuoto. Già, perché se non hai una bella motivazione che ti spinge a continuare ad andare avanti, l'unica cosa che proverai a fare sarà cercare di tornare indietro nonostante tu abbia già tagliato i punti. E da questo non ne può uscire niente di buono. Questo è il motivo per cui avere ben chiaro in mente il tuo perché è davvero essenziale. E il perché di Senua è Dilion. Nei momenti difficili, quello che la spinge a lottare è proprio il suo bisogno di salvare Dilion, di riportarlo indietro, di poterlo riavere con sé e di poter ritrovare la felicità che aveva scoperto con lui. La sua paura di perderlo per sempre è più forte della paura di affrontare i nemici e se stessa. E la stessa cosa sarà per te se riuscirai a focalizzarti sul motivo per cui stai facendo questo grande sforzo. Ricordati che il coraggio è una cosa che in natura non esiste. Quando vedi un animale che difende i suoi cuccioli, chiediti il perché lo fa. Quell'animale combatte perché ha paura di perdere i suoi cuccioli.
e questo trasforma la sua paura in coraggio e lo porta ad agire. Quindi fai la stessa cosa con le tue paure. Trova una motivazione abbastanza forte che ti spinge a trasformare quell'emozione che ti blocca in un'emozione che ti spinge ad agire. E ora l'ultimo sostegno. Senua percorre il suo viaggio con l'aiuto di Druth. Lui la sostiene, la accompagna e le racconta le storie e le leggende del suo popolo. Senua sa di poter contare sulla sua presenza, anche se non fisica, e questo la sostiene e la aiuta ad andare avanti. Ha la consapevolezza di avere accanto qualcuno che la capisce e che lotterà al suo fianco. Sì, perché è difficile affrontare un lungo viaggio da soli. Ma quando ti senti sotto pressione, spaventato e pensi di non riuscire ad affrontare tutto questo da solo, ricordati che nessuno è mai davvero solo. Hai solo bisogno di trovare il tuo Druth, di trovare una o due persone sulla quale puoi fare affidamento e che anche se non sono fisicamente lì con te ti possono dare il loro sostegno. Può essere il tuo partner, un familiare, un amico o un professionista, basta che sia qualcuno con cui ti trovi bene e con cui puoi confidarti. Ecco, tieniti ben stretto chi ti può aiutare e condividi le tue paure con le persone che stanno al tuo fianco, non allontanarle. Pian piano riuscirai a vedere le tue paure non più come limiti, ma come occasioni da sfruttare per renderti ancora più forte. Eh sì, perché tutti vogliamo essere coraggiosi e tutti lo possiamo diventare. Puoi diventarlo decidendo di smettere di arrenderti e di rimandare tutto al futuro. Quindi affronta ciò che ti fa paura e che ti blocca un po' alla volta e pian piano diventerai immune alle tue paure. Io spero che questi consigli ti possano essere utili. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se vuoi conoscermi meglio o restare in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. Darkness is coming. Yearn for life. Hungers for it. Like a pack of wolves in her heart. But she's not stopping. Not this time.